Ciao a tutti, buonasera ragazzi, benvenuti, sono le 19:31, siamo in perfetto orario e qui con noi stasera avremo un grandissimo ospite, quindi bando alle ciance, passiamo subito a passare con noi ovviamente chi condurrà insieme a me, io farò il primo blocco, Alessio nel secondo, quindi partiamo innanzitutto con la presentazione della band, qui con noi ovviamente ormai la Mr. Fusion, capatinata da Francesco e da Matteo. Ciao ragazzi! Perfetto ragazzi, qui ciao a tutti ragazzi. Allora, qui con noi ovviamente c'è anche il nostro, nonché la regia, Alessio, proprietario, padrone di Il Valley. Buonasera a tutti, grazie per gli elogi. Ragazzi, stasera siamo veramente rock. E poi non potevano mancare Alan, il nostro ormai consolidato. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. E poi passiamo subito alla presentazione del nostro ospite. Qui con noi questa sera ci sarà un grandissimo stuntman, quindi bando alle ciance anche con lui. Qui con noi stasera ci sarà Charlie. Hi Charlie. Ciao. Hello. Ovviamente non poteva che non avere uno stacco degno di nota, ma qui abbiamo per Charlie ovviamente un regalo, il nostro video di benvenuto, quindi se Alan vuole tradurre. So yeah, hi Charlie, thanks a lot for being with us tonight. We're honored to have you and we're looking forward to chat about everything stuntman and action-packed stuff. So here's a quick welcome video for you. Perfetto, allora io direi di partire con il primo blocco, ovviamente la prima fase, quella delle domande, quindi noi faremo al nostro ospite varie domande per poi poter dare la possibilità anche nella seconda parte a chi ci segue da casa. Allora partiamo subito, la primissima domanda è come hai iniziato a fare lo stuntman, quindi partiamo dalle origini. Mm-hmm. Okay, so we're getting started with the first questions from us. And so the first question is how did you get started in your career as a stuntman? That's a long story. I don't want to make it too long. I always wanted to be a stuntman since I was a little kid. We used to crash things just because we wanted to. We could. We would video ourselves crashing things. So I think it was the foregone conclusion that I was going to be a stuntman, that I was going to pursue that. I had originally pursued engineering, mechanical engineering, but it wasn't interesting enough for me, so I decided to apply it to doing stunts. Sì, praticamente dice allora che ha sempre voluto fare lo stuntman fin da quando era piccolo, gli è sempre piaciuto un po' mettersi nei guai e spaccare cose, dice, e poi a un certo punto, quando ha iniziato, dopo la scuola, insomma, ha cercato di seguire la carriera di ingegnere meccanico, che era un po' quello che ha studiato, ma poi si è accorto che questa cosa era un po' noiosa e non era sinceramente quello che voleva fare, e da quel momento ha iniziato a seguire il suo sogno iniziale, che era quello di fare lo stuntman. Cool. And so then what was the natural progression of that? Well, you have to pursue the people that are in the stunt industry. You have to get to know them. They have to get to know you. You have to be able to trust them, and vice versa. They don't want to bring somebody in that could potentially kill them or kill themselves. So that's
that takes years to get to know everyone and everyone to trust you. So I started in New York in 1980, and I was fortunate in my size that I was able to double kids and women at the time. You're not allowed to double women any longer, guys aren't, but at that time that was standard practice. So that's how I got going, and then I moved to California in 1984, and that's when everything worked out beautifully with Michael. Ok, praticamente allora dice che il primo passo che ha dovuto fare è stato quello di cercare di introdursi nell'industria degli stuntman, quindi cercare di conoscere gente, cercare di fare in modo che loro si fidassero di lui, perché dice nessuno vuole assumere giustamente qualcuno che possa rischiare di farli uccidere o di farli male, no? Certo. Quindi praticamente ha iniziato un po' a conoscere gente, e nell'80 si è trasferito a New York, e lì ha iniziato a muovere i primi passi in alcuni film, e ha detto che col fatto che lui era comunque abbastanza basso riusciva a fare lo stuntman per bambini e per donne. Dice tra l'altro che adesso non si può più fare lo stuntman per donne, dice, mentre sì, quindi cioè, i primi passi li ha mossi sì, un po' in questi tipi di ruoli meno rischiosi, diciamo. Poi nell'84 si è trasferito in California, ed è da lì che è entrato realmente un po' nel mondo dei film, un po' più di azione, e dice lì è dove è iniziata anche la storia un po' con Michael J. Fox. Certo, ecco, infatti la seconda domanda che noi volevamo fare appunto era come era entrato a far parte, diciamo, del cast, quindi nella selezione di Ritorno al Futuro. So the next question then is, how did you get involved into Back to the Future with Michael J. Fox? Well, it was Michael's first day on Back to the Future, and I stopped by the set. I had no idea who Michael was, but I stopped by the set to introduce myself to the stunt coordinator at the time. And when I did, Mike, as I walked up to this person, to the stunt coordinator, Michael walked off the stage, and he and I walked up to this guy side by side, and Mike asked if I was his double. And the stunt coordinator said, yeah. and we were introduced to each other, and Mike walked away, and the stunt coordinator asked me if I did stunts. And I said, yeah, I had the job before he knew whether I did stunts or not. Wow. But you can tell who's a stunt guy and who's not a stunt guy by the way they hit, the way they carry themselves. Okay. So this stunt right now that's up, that picture of me running over the top of the car was that day, was the very first day, and I started that day doubling Michael. So you basically showed up there, got hired on the first day, and basically did like one of the most important scene on the first day? Yes. Yeah. Wow. Ok, praticamente allora dice che ha iniziato, praticamente lui si è presentato sul set di Ritorno al Futuro, sì. Non sapeva neanche chi era Michael J. Fox, si è messo a parlare con il direttore degli stuntman, praticamente, che c'era lì sul set, che stavano filmando, e a un certo punto Michael J. Fox si è avvicinato a lui, si sono un attimo presentati, e poi a un certo punto dice che si sono allontanati insieme, quindi lui e Michael J. Fox camminando uno di fianco all'altro, e Michael J. Fox gli ha chiesto se lui facesse lo stuntman. A quel punto lui gli ha detto sì, faccio lo stuntman, e il direttore di produzione li ha visti abbastanza simili, vicino uno con l'altro, e ha detto ti andrebbe di fare lo stuntman qua con Michael J. Fox, e tipo gli fa sì. E poi dice che il primo giorno che è stato assunto e che ha lavorato sul set ha fatto la scena dello skateboard che tutti conosciamo. Quindi famosissima scena che abbiamo visto Esatto. anche prima nello scorrere delle immagini, quella in bianco e nero, che infatti è anche un bel salto, quindi complimenti, Esatto. perché è veramente una scena memorabile. Cool. And so then basically, how did you like keep working Back to the Future? Like from the first day, then you were in, and you were basically like in the production? Yeah, so the first day, there wasn't anyone in LA in the stunt world that was my size. And Mike and I just happened to be exactly the same size, and we move very similarly. So I stayed in touch with this stunt coordinator, and the first AD instructed his people, the other ADs, to make sure that
I would be back next time Mike needed something. So they brought me back, and then and it just went from there. Before you know it, I was on the show every day. They carried me, and that was it. E niente, gli ho chiesto quindi se poi come è continuata la sua collaborazione in Ritorno al Futuro con Michael J. Fox, e niente, dice che praticamente da quel giorno lui si è presentato lì, e col fatto che proprio era molto simile a Michael J. Fox come corporatura e aspetto anche, e da quel giorno lì si è praticamente assicurato, si è tenuto in contatto con il direttore degli stuntman e ha fatto in modo che tutte le volte che serviva un'altra cosa del genere chiamassero lui. Poi dopo anche con Michael J. Fox si è costruito un po' un rapporto, e dopo anche nei film futuri, dopo praticamente i direttori degli stuntman sapevano che lui era quello giusto per Michael J. Fox, insomma. Perfetto. Allora, prima di passare alla prossima domanda, intanto io ricordo ai ragazzi che ci stanno seguendo da casa, se vogliono iniziare a formulare la propria domanda, quindi sia sul canale di YouTube che sulla pagina Facebook, in modo tale che nel secondo blocco poi possiamo tranquillamente appunto leggere anche le loro domande. Allora, la prossima domanda invece che vogliamo chiedere a Charlie è questa. Come sappiamo, la prima parte, diciamo, della stesura del film era stata svolta al posto di Michael J. Fox da Stolz. Ecco, se eventualmente anche gli stuntman erano cambiati oppure sono rimasti sempre i medesimi, perché ovviamente la differenza diciamo fisica e visiva da Stolz a Michael J. Fox era diversa, quindi se comunque erano sempre confermati o se erano diversi. So yeah, the next question is about the transition between Eric Stoltz in the beginning and Michael J. Fox. So were you in the production before Michael J. Fox? I'm assuming no. No. Okay. No. Si dice che lui non era nella produzione prima che arrivasse Michael J. Fox, praticamente. Yeah. Eric's stunt double would have been considerably taller than me, and he was considerably taller than Mike. So he just couldn't do it. It wasn't he never would have been a good double for Mike. Yeah. Si dice che giustamente lo stuntman che avevano usato per Eric Stoltz era molto più alto di Michael J. Fox, e come corporatura non ci somigliava, e quindi non sarebbe stato giusto, e quindi non ha fatto, cioè nel senso sì, sono cambiati quindi gli stuntman da uno all'altro. Ok, la prossima domanda invece è molto curiosa e vogliamo entrare proprio nel dettaglio, nel senso che se avessi una DeLorean Time Machine, quindi una macchina che può viaggiare nel tempo, e potessi appunto tornare indietro, torneresti a fare lo stuntman? So the next question is, so if you had a DeLorean time machine and you could go back in time, would you go back and have the same career that you did, so being a stuntman like you did? I have had the best career I could have ever hoped for. I 30 days after moving to Los Angeles, I started doubling Michael. I doubled Michael for 15 years, which has led me to coordinate and to direct second unit, direct the action sequences, which is primarily what I do now. I couldn't have, you could dream all you want to dream, and it's been better than anything I could ever have dreamt of. Really, awesome. It has. I don't know. I don't know what I would do different. It's been fantastic. I would take away Mike's Parkinson's. That's all I would. Yeah. If I had the ability to do that, then that's what I would. The only thing I could think of. Definitely. Sì, dice che praticamente se anche potesse tornare indietro non farebbe nulla di diverso. Dice che praticamente dopo 30 giorni che si è trasferito a Los Angeles ha iniziato a fare lo stuntman per Michael J. Fox, quindi meglio di così non gli poteva andare. Poi ha lavorato per 15 anni con Michael J. Fox. E dopo la sua carriera da stuntman, quando l'età comunque avanzava un pochino, dice che ha iniziato a fare quello che poi fa adesso tuttora, che è lo stunt coordinator, quindi il direttore delle scene d'azione, diciamo, e quindi tutto questo, la carriera che ha fatto, l'ha portato poi a fare il lavoro che sta facendo adesso, che è comunque sempre nello stesso ambiente, e quindi dice non cambierebbe una virgola. Sì, non cambierebbe assolutamente niente. L'unica cosa che vorrebbe fare, se fosse possibile, è togliere il Parkinson a Michael J. Fox, che quindi sarebbe bello. Guarda, complimenti, bellissima, hai ragione. A lui e a tutti quelli che purtroppo soffrono di questa brutta malattia. La prossima domanda invece è questa: qual è la scena che ti è piaciuta girare di più e il perché? Se ce lo puoi motivare. Mm-hmm. Okay, so the next question is, what's like the favorite scene that you did in Back to the Future,
and why, if you could tell us? That's hard. They're all so much fun. All three movies, they all had their own special moments. God, you know, that's really a hard one, because the hoverboard was especially fun to do in 2. God, there was such a great variety of stunts that we did. It's really hard to say, oh, this one was my favorite. I loved the speaker blowing up. That stunt, that gag was a lot of fun to do. All of the hoverboard stuff was great fun. Was really, really probably that one in particular on Back to the Future 2. We were so involved in the daily, everything that was shot every single day, that was probably the most involved you were during the process of all three films. But none of them really stand out as being, wow, that one was great, you know? Sì, dice che non ne ha una in particolare, perché comunque è stato tutto molto divertente per lui. Si ricorda, e stava menzionando particolarmente le scene dell'overboard, dice, e anche quella iniziale quando Marty suona l'amplificatore che esplode tutto. Quindi è sempre lui che fa tutte queste scene. Sì. E non ne ha una in particolare, dice che è stato tutto comunque super divertente. Si ricorda in particolare molto di Ritorno al Futuro 2 perché si hanno dovuto fare tante cose in quel film rispetto magari agli altri, che c'era un pochino meno roba. Però sì, dice che è stato tutto comunque divertente allo stesso modo. Bene. E invece com'è stato, diciamo, lavorare con Harrison Ford? Quindi cambiamo un attimo attore, passiamo da un grandissimo altro attore, quale appunto Harrison Ford. So let's change the topic for a little bit now. And so how was it for you to work with Harrison Ford recently? Harrison Ford's a great guy. He's a really good guy. You put up a couple of pictures of myself and my daughter working on Call of the Wild, and he loved my daughter. I would show up on set, and the first question he would ask is, "Where's Callie?" I said, "She'll be here soon. Relax." He was a trooper. I got to do fights with Indiana Jones of all people. He really is a great guy, and you know, working with him is like working with Mike. You know, it's just a dream come true. Sì, dice che praticamente è stato bellissimo lavorare con Harrison Ford, che è un gran professionista ma anche una gran bella persona. Dice che abbiamo messo delle foto prima dove si vedeva lui con sua figlia, e dice che praticamente Harrison Ford tutti i giorni che arrivava a lavorare lì sul set gli chiedeva dov'è tua figlia, perché comunque gli piaceva passare tempo così, e quindi era molto carino con tutti. E dice che sì, lavorare con Harrison Ford è stato praticamente bello come lavorare con Michael J. Fox, tutti e due grandi professionisti, grandi belle persone, e sì, è così. Quindi è stata molto un'esperienza positiva per lui. Certo. Volevamo chiedergli ancora quali tecniche ha dovuto imparare negli anni e dove ha imparato, cioè che tecniche si usano, insomma, per diventare poi anche dei bravissimi stuntman. Quindi se ci può fare anche degli esempi nel caso. So yeah, so is there any particular technique that you had to learn in the years as a stuntman? Is there anything that you guys have to learn, maybe how to fall, I'm sure, stuff like that? And where did you learn those, if anywhere in particular? I think stuntmen are born with the ability to crash and burn and understand the physics of it. I think you naturally know what to do. Good stunt guys. There are people who can learn how to do things. You learn how to dive. You learn how to do high falls. You learn the proper way to be set on fire. You learn the proper way to crash a car. Every day of your life is spent learning all of getting this information. When you become a stuntman or when you're pursuing stunts, you usually end up a group or part of a group of guys. And
there are mentors that are, you know, part of that group, and younger guys that are part of that group, and everyone learns from each other. You practice fights, you practice high falls, you literally set each other on fire in your backyard. You'll take cars, you go and buy cars and you crash them, and you buy cars and you drive them until they completely fall apart, and that's how you learn to do the specific bits and pieces of doing stunts. A lot of people can crash a car, but to crash it safely and not kill yourself, takes a little bit of time to learn. But I think you have an innate ability to understand the physics required or the physics that are involved, and what it is you have to do in order to be able to come through it safely. Mm-hmm. Ok, makes sense. Sì, allora disse che praticamente, secondo lui, il primo punto è che la maggior parte della gente che fanno gli stuntman hanno questa abilità innata di sapere cosa fare magari in situazioni un po' di pericolo, situazioni un po' pericolose, rischiose. Quindi comunque certe cose si possono imparare, dice, puoi imparare a tuffarti, a nuotare in acque ghiacciate, puoi imparare a farti, come si dice, infuocare, dice, in modo sicuro, puoi imparare a fare gli incidenti in macchina, queste cose qua, però ci vuole di partenza un'abilità un po' innata della persona e soprattutto anche, mi sembra di capire, una mancanza di paura e la voglia comunque di buttarsi senza paura, sì. Per esempio, io non ce la farei. Un po' spericolati, bisogna avere. Sì, esatto, io non ce la farei mai. Alla Vasco Rossi voglio una vita spericolata. Sì. E dice che comunque i modi per imparare certe cose, perché ovviamente le tecniche ci sono, ovviamente, dice che una volta che tu entri nell'ambiente diventi parte di un gruppo di persone, di altri stuntman, che ci si aiuta a vicenda, quindi dice che si infuocano a vicenda nel giardino, comprano le macchine e fanno gli incidenti apposta per imparare proprio queste cose, e quindi sì, c'è questo scambio anche di tecniche, però non c'è un posto in particolare magari che gli viene in mente o che ha usato lui dove ha imparato queste cose. Certo, cioè noi si va a cena fuori, diamo un appuntamento a cena fuori, loro si danno loro si infuocano. Andiamo a farci infuocare, andiamo a farci bruciare stasera, così ci divertiamo. Sì. Bello. No, assolutamente. Ecco, puoi chiedere a Charlie se attualmente è ancora in contatto con Michael J. Fox? Mm-hmm. Cioè, quindi se lui ancora, a distanza di anni, anche se non lavorano ovviamente più assieme, però ancora sono rimasti amici nel tempo. Mm-hmm. So are you still in touch with Michael after all these years? Yeah. He's busy with the foundation. When we get an opportunity to get together, we do. I need him to sign the hoverboard, so sooner or later we will get together and he'll sign the board for me. Awesome. So still in touch. Si dice che è ancora in contatto con Michael e dice che ogni tanto, appena hanno l'opportunità, si incontrano. Michael è molto occupato con la sua fondazione, però appena riescono si incontrano, e dice che ha un overboard che sta aspettando di farli firmare, e quindi presto lo dovrebbe vedere e si farà autografare questo overboard da Michael J. Fox. Perfetto, che bello. Magari allungo io anch'io uno. Esatto. Track di straforo. Sarebbe... glielo chiedo. Esatto, magari ecco, dopo Alan, se puoi chiedere se può rimanere un attimino dopo la live, che ci agganciamo un secondo. Mm-hmm. So, a quick question. Could you please stay online basically after the end of the show, Charlie, so we can ask you a few things later? Oh, absolutely, yeah. Mm-hmm. Ok, thank you. Ok, grazie. Ecco, la prossima domanda invece è questa. Vogliamo sapere, quali scene esattamente lui ha girato. Cioè, noi sappiamo che ha fatto lo stuntman in tutta la trilogia, ma quali sono proprio le scene, a parte quella appunto che citavamo prima del salto, mm-hmm, storiche che lui ha girato. Quindi lui ha menzionato quella del salto, quella dell'overboard e quella dell'amplificatore, quindi adesso li chiediamo. Quindi sì, magari. Mm-hmm. So you mentioned a couple of scenes, and we know kind of like what the main scenes that you did are in the trilogy, but is there any particular other scene that not a lot of people know maybe? So what are like the main ones that you've done throughout the trilogy that you can remember? The three main scenes that I've done through all
Yeah, no specific number, just like the main scenes that you remember. So we talked about the one basically with the skateboard kind of chase. Then we've seen the one with the amplifier, and we talked about the one with the overboard, right? So which are some of the others that we didn't mention? Wow, the whole chase on the horses in Back to the Future 3. The drag up the street was a great series of stunts that we did with both Mike and I. We towed Mike behind a quad, a little motorcycle, and I got towed behind a horse and slammed into the building. And the horses stepped on me as I came to a stop. They ran right over the top of me. So there was always something going on. The stuff with the DeLorean, I loved driving the DeLorean. That was great fun. That was always a special treat when we got to go and do something with that. So you actually, so the scenes where we see the DeLorean like running from the Libyans and all of that stuff. So is that you? Yeah. Awesome. Yeah. So anything that Mike was involved in all three pictures, and everything that I did with him, I worked with him for about 15 years. So we started in '84 and it continued until he left because of the Parkinson's. But everything that we did, everything that he did in that film, whether it be skating, hoverboarding, cars, the work on the train, the horseback, all of that stuff, that was all. Neanche la scena quella del cavallo dove viene trascinato, giusto? Sì, praticamente allora dice tutte le cose dove era coinvolto Michael J. Fox le ha fatte praticamente lui, quindi le scene del cavallo quando viene trainato dal cavallo per terra che poi sbatte contro i cosi di legno della torre, poi anche diceva tutte le scene in cui si vede la DeLorean che guida, è lui che la guida, quindi infatti gli volevo chiedere dopo come fa a guidarla così bene, perché la mia non sembra così performante. Vabbè, certo, puoi chiederlo direttamente, vai pure. So quick question, like improvised question for me. So I do have a DeLorean, like the actual car, and so I was like curious to know how did you manage like to drive it so well, because it's not as performing as like some people think, and in the movie it looks like it drives quite well. Right? Yeah, we had to do a lot of work to it. Okay, makes sense. Yeah. We alter the cars so that we can do what we need to do. The braking systems, the transmission, everything, the tires, everything is altered so that most cars aren't built to do what we want to do with them. So we change. Okay, makes sense. So I was thinking, for example, when it goes on the finish line, so the starting line, and it does the 180 kind of thing. So is that you as well? Yeah. All right. Awesome. Yeah. So you put in a special braking system to be able to do that particular stunt. It's called line lock, and it locks the rear brakes, but it doesn't lock the front. So you can slide the car around. You flick a switch while you're driving, and that locks the brakes, and you turn it and slide it around, and then there you go. Ok, cool, awesome. Sì, allora dice, interessantissimo questo, dice che praticamente si hanno modificato un sacco la macchina per renderla posto performante, per fargli fare certe cose. Dice che c'è un sistema che praticamente lo metti nei freni e ti blocca le ruote dietro e lascia libere solo quelle davanti per poter fare, perché gli ho chiesto nella scena quando Marty torna, che deve partire per passare col fulmine, no? Che si vede la DeLorean che fa 180, che sgomma praticamente. Gli ho chiesto come ha fatto a fare quello e ha detto che sì, c'è questo sistema che monti nei freni e ti permette di bloccare le ruote dietro, così la macchina fa praticamente il giro 180 gradi. Certo. Quindi sì, è stata comunque modificata. Hanno usato delle fare. Sì, esatto. Perfetto. Gli puoi chiedere con chi è rimasto in contatto del cast? So is there anyone else that you've stayed in touch with from the production of the movie beside Michael? Oh, absolutely. Bob Gale and Bob Zemeckis and David McGifford, who was the first AD, fantastic human being. A lot of the people, a great number of the people, we stay in touch either through, social media, Facebook, Instagram. I run into people on different movie sets all the time that worked on Back to the Future. And it's great when we come across each other. We've got these great stories to tell, and all the time. You run into people. A lot of them have retired,
because it was quite a while ago, but Yeah. I haven't. Ok, cool. Sì, dice che sì, è rimasto in contatto con un sacco di loro, non magari direttamente, ma comunque dice Bob Gale, Zemeckis, anche l'assistant director, comunque un sacco di altra gente, e comunque dice col fatto che lui lavora ancora, molte persone magari le incontra, magari quando è sui set, negli studios, e vede qualcun altro di queste persone che hanno lavorato a Back to the Future, comunque si trovano, si raccontano un sacco di storie e comunque si trovano, si sentono ancora, sì, quando c'è l'occasione si sentono volentieri. Certo. Ecco, le ultime 2 domande. Questa penso che gliel'abbiano fatta veramente tante volte, però anche noi, insomma, siamo curiosi. Ha mai avuto paura di girare qualche scena? Cioè, al di là che lui, okay, cioè Sì. intrepido, però una paura ogni tanto c'è? So have you ever been afraid of doing a particular scene in any movie? Yeah, I think if you're not a little bit nervous, you're stupid. Okay. And that's what keeps you alive. That keeps you from killing yourself. You're always you play things over again and again and again before you do it, especially the more dangerous things. So yes, you're nervous, but if you're scared, then you shouldn't be doing it. Okay. If you're cautiously nervous, then yeah, I think you're okay. Si dice che per forza, per fare comunque un buon lavoro come stuntman, dice che devi avere quel certo livello di paura, di nervoso, che ti permette di fare attenzione dove serve e di non lanciarti come un matto magari. Quindi sì, nella maggior parte delle scene comunque c'è sempre quel livello di paura, C'è un po' di rischio. sì, di ansia, così, che però dice è quello che devi avere per poter fare un buon lavoro come stuntman. Quindi non devi essere uno scappato di casa che si butta nel fuoco, ma devi comunque avere una certa accortezza. Avere consapevolezza, insomma. Consapevolezza, sì. Consapevolezza, perfetto, ecco. È mai stato in Italia? Perché nel caso noi avremo piacere di averlo qua con noi, insomma, anche come ospite, quindi se mai è venuto nella nostra terra. Have you ever been to Italy and would you like in case to come? I have not been to Italy. I was almost went to Rome. We shot the film The Right with Anthony Hopkins, which you've shown a picture of, in Budapest, and part of it took place in Rome. But I ended up having to stay in Budapest and shoot some stuff there while a small unit went to Rome. I've been in every country. You asked this in the email, and I've been to every country around Italy, but I have not been to Italy yet. Okay. And yes, I would love to go to Italy. Ok. Si dice che non è mai stato in Italia, purtroppo, dice che è stato vicino ad andare a Roma quando stava filmando un film con Anthony Hopkins ed erano a Budapest. Abbiamo visto anche prima una scena. Sì, infatti ha detto che abbiamo visto la foto, Sì. però praticamente ci hanno mandato a Roma soltanto una unità e non la sua per fare questa scena che dovevano fare, quindi non c'è mai stato, ma si dice che gli piacerebbe un sacco venire in Italia. Quindi... Beh, noi l'aspettiamo, quando vuole siamo qua. Allora, direi che siamo arrivati al secondo blocco, quindi se la nostra band, Mr. Fusion Band, è pronta, dopo diamo la linea al nostro Alessio. In fiamme sono. Al sassofono, adesso, ragazzi, Matteo. andiamo velocemente a leggere le domande. Alza Salutiamo un po' la tutti voce, quanti. Ale.
Alzati un po' di... Salutiamo tutti quanti, stavo dicendo, e andiamo a leggere un po' le domande e ci scusiamo se non possiamo leggere i saluti a tutti quanti, ma privilegiamo le domande per il beneficio di tutti. Ecco la prima domanda, io leggo in italiano e tu, Alan, rispondi. Margherita chiede se ricorda un episodio divertente avvenuto con Michael. Okay, so we have a few questions from the audience. The first one is from Margarita, and she's asking if you remember any funny stories that happened with Michael. Oh, there's a lot of funny stories with Mike. Every day. Anything in particular? Oh boy. I mean, we probably had the most fun flying the hoverboards, because you really had to, it wasn't, when you flew the hoverboard was actually flown on wires, and we would get up on top of it like you would a skateboard or a surfboard. And we actually had to physically fly the hoverboard. And Michael was always a bit nervous about slipping when he was on the board and ending up riding the board like you would a horse. You know, Mike was always a great guy to be around. You always had a lot of fun. Nothing was ever overly serious. It's hard to pick out a specific story. We spent so much time together that there are so many different things that we've done together. And as it, you know, as it works with Back to the Future, God, every day we were working on something. We were practicing something. There were things that he looked at me and said, "I'm not doing that. You do that. You can get thrown out that window. I'm not going to do that." And that's what I would do. You know, we would present everything to him, and if there were some things, you know, he was a tough guy. Mike was a really tough guy. But there were some things that, you know, you just didn't want to take chances with him on. And those are the times when he would just go, "I'm out. This is you, not me." Ok, sì, dice praticamente, allora dice che con Michael J. Fox era sempre un divertimento, comunque lui sempre molto solare, divertente, non è mai troppo serio, e si ricordava in particolare delle scene delle overboard. Dice che quella è stata comunque molto divertente, se la ricorda abbastanza bene, e praticamente dice, come sappiamo, che molti di noi sanno ormai, che gli overboard praticamente erano queste tavole che tenevano in aria sospese coi fili, no? E Michael J. Fox certe volte aveva un po' paura di scivolare, perché comunque a volte i piedi non erano fissati sulla tavola, quindi aveva paura di scivolare e di cadere con l'overboard praticamente così, come se fosse seduto a cavallo. E poi praticamente dice, racconta altre storie. In generale comunque si divertivano sempre, e quello che succedeva sul set era che la produzione gli proponeva una scena, Michael J. Fox, no? Diceva c'è da fare questo, c'è da fare quello, e Michael J. Fox diceva sì, lo faccio, poi diceva no, quello non lo faccio io, e in quel caso ovviamente toccava a Charlie fare questa scena qua. Allora, altra domanda, Alan, poi tu traduci. Ciao Charlie, adoro il mondo degli stunt. Volevo sapere qual è il tuo modello, il tuo eroe a cui ti ispiri come professionismo nel mondo degli stuntman, e adoro lavorare con Vic Armstrong. Il lavoro di Vic Armstrong, scusate. Okay, so we have this question, which is about like the stuntman kind of world. So is there any one in particular that you got like inspiration from in the stuntman industry? He says that he loved the work of Vic Armstrong. Yeah, there are a number of stunt people. Vic Armstrong doubled Harrison Ford for a long time, and the guys like Vic Armstrong, Terry Leonard, the Yakima Knut, Jeannie Epper is an amazing stunt lady. There are people who are exceptionally good at what they do, and how they conduct themselves. And you know, there's probably a list. Oh God, I could probably name off 20 people that I would say that have had a great impact on how I have how I've gone through the industry as well, how I've approached stunts, but I think that's the case with
anyone you come across, whether they be a stunt coordinator, a second unit director, a stunt man, or a first AD or a director. I've been influenced by so many individuals. But Vic Armstrong, he's one of the greats, fantastic guy. Sì, dice che non ce n'è anche qua uno in particolare che nominerebbe, ce ne sono vari. Dice che Vic Armstrong, per chi non lo sa, è stato lo stuntman anche di Harrison Ford per un sacco di tempo. Dice che è uno dei più grandi, famosi stuntman. E comunque sì, ne ha menzionati un altro po'. Could you please repeat those 2 or 3 names that you mentioned? Well, Vic Armstrong, Terry Leonard, Yakima Canutt, Jeannie Epper, Debbie Evans, Okay. Donna Evans, yeah. Sì, ne ha menzionati un pochino, e quindi per chi è magari nel mondo degli stuntman sapete che questi sono le sue ispirazioni. E poi dice che in generale comunque prende ispirazione anche da altra gente che non fa necessariamente lo stuntman, quindi anche dai direttori della produzione, gente che comunque tutti gli insegnano qualcosina e lui ce lo porta avanti così. Allora Alan, prima di leggere quest'altra domanda, fagli presente che non abbiamo mai ricevuto così tante domande, forse perché è figo quello che fa, è figo anche lui come personaggio, e quindi gli fai i nostri complimenti. Okay, so yeah, just like a quick congratulations from us, Charlie, because Alessio is saying that we've never received so many questions from the audience, and that's probably because what you do is really cool, and you are really cool as well. So thank you for thank you again for being here. Thank you. Allora, questa è l'altra domanda. È stato difficile fare lo stuntman di Michael J. Fox? So this question is, was it difficult being Michael J. Fox stunt double? No, only when I had to pretend to be him when we were in crowds in New York City and I was the guinea pig to get the attention away from Mike. That was the only time. There were a number of times when the crowds became so big that I was used as a diversion. I would dress the same as Mike. I looked the same as Mike. My hair, everything was exactly the same. So I would head one direction and the crowd of people would head in that direction thinking that I was Mike, while Mike was able to slip out the back. Okay. So when you say crowd, is this crowd that was there while shooting the movie or like outside in some kind of like other event? Well, no, we were in Times Square filming The Hard Way. Okay. And Michael's motorhome was parked on the side of the street. And he called me and he said, "You need to come over to the motorhome quickly." So I ran over to the motorhome and there were hundreds and hundreds and hundreds of people outside crowded around the door of his motorhome and on the sidewalk. It was full of people. So I walked in, went into the motorhome and he said, "Okay, here's the plan. You go out the door backwards. They're going to think it's me and I'm going out the window into the car." I said, "All right." So he opened up the driver's side window and I backed out the door as he was diving out the window on the other side. His security guard or his bodyguard got him into the car. They took off while I was mobbed by the crowd. Oh, wow. When they found out I wasn't Mike, they weren't really happy about that. Wow, yeah. Sì, allora bella storia che ci ha raccontato. Praticamente allora dice che non è stato molto difficile in generale fare lo stuntman di Michael J. Fox, tranne quando praticamente veniva usato per distogliere l'attenzione da Michael J. Fox. Quindi ci racconta questo episodio che è successo mentre filmavano il film The Hard Way a New York, quindi Times Square credo, e praticamente Michael J. Fox aveva la sua roulotte dove stava dentro. A un certo punto Michael J. Fox lo chiama e gli fa: "Devi venire qui perché ho bisogno". Quindi lui è andato nella roulotte di Michael J. Fox e praticamente si è accorto che c'erano centinaia di persone intorno a questa roulotte che cercavano di vedere Michael J. Fox. E allora praticamente lui è andato dentro e Michael J. Fox gli fa: "Devi aiutarmi a distare l'attenzione". E quindi praticamente gli ha detto il suo piano, che era che lui, Charlie, uscisse dalla porta d'ingresso principale e Michael J. Fox è uscito dalla finestra. E poi una volta che Michael J. Fox è uscito dalla finestra c'era il suo bodyguard, il suo taxi che l'ha portato via, però il povero Charlie è rimasto praticamente assalito da questa folla che quando ha scoperto che non era Michael J. Fox, insomma, ci sono rimasti un po' male. Ecco, ha rischiato di buttare. Allora ragazzi, ora leggerò le ultime domande perché siamo un po' stretti. Queste due le condenso insieme. La prima chiede qual è il ruolo più difficile che ha fatto e poi la più pericolosa.
come scena. Okay, so two more questions on some of the stunts that you've done in general in your career. So which one was the most difficult and which one was the most dangerous? The most dangerous in my entire career, or in just in the Back to the Futures? Chiede se sono domande relative a Ritorno al Futuro o in tutta la sua carriera. Diciamo, forse non c'è scritto, ma abbiamo tutta la sua carriera. In generale, sì. Okay, so your entire career, yes. They're all dangerous if you don't do them right. One of the more dangerous things I did was on Back to the Future when Biff, Michael's trying to get the book back from Biff. Biff is driving his car down the road and they end up in the tunnel, and Mike is hanging off of the side of his car, and he has the hoverboard strapped to his feet, and there's a truck coming from the other direction. There was barely enough room for me to fit between the car and the truck when we passed each other like this. Oh yes. And it really startled Bob Zemeckis and everyone when it appeared that my legs were going to be part of the front of that truck. And I pulled them in just at the last second, so I could squeeze by the truck. And that was dangerous. If that truck had hit me, it probably would have killed me. I can definitely. I can vividly remember the exact moment in the movie when you do that, so that's awesome. Praticamente dice allora che la più pericolosa che si ricorda è stata la scena, se vi ricordate, quando Marty è attaccato alla macchina di Biff nel tunnel, che a un certo punto arriva il camion dalla direzione opposta e quindi lui praticamente c'è tanto spazio così tra lui, la macchina di Biff e il camion, e si vede proprio che tira indietro le gambe all'ultimo minuto per non farsi beccare dal camion che sta arrivando. E quindi dice che in quel momento che ha fatto quella cosa ci sono rimasti un po' tutti un po' di pietra, Zemeckis, soprattutto tutti quelli che stavano lavorando, perché è riuscito a fare questa cosa all'ultimo minuto, ma se avesse sbagliato di 1 millimetro ci lasciava le penne. Allora Alan, ti chiedo cortesemente di tradurre per chi ci segue e poi girare la domanda all'ospite, grazie. Ok, chiede se Charlie ha se ha anche altri oggetti di scena, costumi o altri oggetti nel film, sì, che ha potuto tenere dopo la produzione. So the question here, is do you have any other props from the movie that you were able to keep? Yeah, so the hoverboard. I have the hoverboard. Wow. I have the only hoverboard that survived the making of the movie. I would take the hoverboard home with me at night, because the wires that we flew the hoverboard from, if they even got a tiny little nick in them, it could mean Mike or the end of our careers. Wow. When we were flying through town square, we'd be 25, 30 feet off of the ground. And if they broke, that's a long way to fall. So I would take the hoverboard home with me every night. And on our last day of flying, as I was leaving for the day, the special effects guys who had all of the hoverboards that were made for the movie were throwing them away into the garbage. Wow. And I said, well, I'm going to keep my hoverboard because this is, we did all the flying. I was attached to it by that point, it was a very sentimental piece. So I kept that. And it sat on the floor in my closet for 25 years. And my daughter recently framed it in a box frame. You can see it in one of the photos you posted. Okay. That's the hoverboard, and it's the only one that survived the making of the movie. Yeah. Nice, amazing. Si dice che ha l'hoverboard originale, quello che usava con i cavi per stare sollevato proprio da terra, e ci racconta che il motivo principale per cui è riuscito a tenerlo è che lui ogni giorno, dopo che filmava, se lo portava a casa, perché dice una delle cose fondamentali che doveva fare era controllare che i cavi che tenevano l'hoverboard sollevato da terra fossero sempre, nel senso, in condizioni sicure e che non si rompessero. Esatto.
quindi tutte le sere lo portava a casa per tenerlo controllato, perché se uno di quei cavi si rompeva poteva volere la fine della carriera sua o di Michael J. Fox, che lo usavano, no? Quindi lo portava a casa tutte le sere, e alla fine della produzione, l'ultimo giorno che hanno filmato le scene dell'hoverboard, c'era quella della produzione che li stava buttando via, quindi rendiamoci conto. Li stava buttando via, e lui gli fa: posso tenerlo? Ci sono molto legato, ormai insomma lo teneva tutti i giorni, e quindi è riuscito a tenerselo, ed è rimasto per 25 anni sul fondo del suo armadio, così lì, e poi qualche tempo fa sua figlia gliel'ha incorniciato, e dice che c'era una foto prima che abbiamo fatto vedere dove si vede questo overboard che la figlia gli ha praticamente messo in cornice. Allora, Stupendo. Alan, prima di leggere le ultime domande dei follower, fagli presente che oggi è stato battuto un overboard di Ritorno al Futuro all'asta, venduto a $300.000, e magnifica sorpresa, ma ci credo poco se tante volte possiamo vedere il suo overboard, se è a portata di mano o meno. Mm-hmm. Okay, so 2 more questions since we're talking about the hoverboard. So the first thing is not a question, but I think today a hoverboard from the movie was sold at auction for like $300,000. Just so you know this, yeah. And the other thing is Alessio is asking if you maybe have the hoverboard there at hand and you could show it to us. I don't have the hoverboard on hand with me right now, but I do have a photo of the hoverboard. Hang on a second, let me pull it up. You actually put a photo up of the hoverboard. Let me find it real quick. Sta cercando la foto, Alan? Sì, dice che non ce l'ha lì a portata, ma c'ha una foto che ci fa vedere. Okay. Comunque ha detto che l'abbiamo anche fatta vedere noi, una foto prima. Vediamo, Alessio riesce a metterlo. Eccoci qua. Yeah. Awesome. if you see on the so the hoverboard, so there were foam boards that were made, and then the flying board. Now I'm curious about that board that you said was sold for $300,000. Mm-hmm. I saw that there was a board on some auction site for £80,000, and I don't know what the equivalent in US dollars is, but I'm curious what board that was, because it's not it's not the one we flew. So if there were additional boards that weren't thrown away that they kept, and then they're selling that board as the board from the actual hoverboard from Back to the Future, wouldn't have been one that was flown. Ok. Yeah. Chiede praticamente Alessio se tu sai qual era l'hoverboard che è stato venduto all'asta. Allora, mi è arrivato un messaggio intanto in cui mi viene detto che questo, ho detto una cosa impropria io, ma è stato venduto a 300.000 sterline all'asta di Londra, quindi ringrazio chi ce l'ha detto, Andrea, e ce l'ha segnalato su questa cosa qua, quindi nel è senso, un mio errore. sì, comunque Charlie dice che lui si ricorda di un overboard che è stato venduto a 80.000 sterline, che era uno di quelli praticamente che erano stati usati per volare, dice, e secondo lui quello lì che è stato venduto, di cui stai parlando tu, potrebbe essere uno di quelli in spugna, che erano quelli che venivano usati nelle scene in cui se lo teneva in mano praticamente, quindi non quando volavano con gli overboard. Se tu sai reperire il link ci guardiamo, se no glielo diremo poi più avanti. Proviamo, intanto io cerco, ti faccio un'altra domanda e così vado alla ricerca, e qua praticamente chiede qual è una parte che avrebbe voluto fare ma non ho potuto fare per motivi di somiglianza. So the next question from Carmen is so is there any like role, stunt double role that you wanted to do but couldn't do because you weren't looking as like similar as they needed to the main like actor? As it relates to Michael or any show? In general, like any show. Well, no. No, if you're chosen to double someone, then there's a process that you go through before they approve you to do that.
if that makes any sense. So you wouldn't have the opportunity if you weren't a good double. Okay, so it's not like you apply to a role and then they pick the ones. No, Okay. no, not really. Yeah. Ok. Si dice che non c'è nessuna occasione perché dice c'è un processo molto particolare, per cui se tu, nel senso, se tu vuoi fare lo stuntman per un certo ruolo, non è che ti applichi e poi li scelgono. Praticamente dice, hanno già la loro lista di quelli che potrebbero essere giusti per i vari ruoli e li prendono da lì. Quindi se tu vieni scelto per il film è perché hai già le sembianze, eccetera, eccetera. Ma non è che ti metti lì e ti applichi al lavoro e ti scelgono, insomma. Ok, allora andiamo a leggere quest'ultima domanda, e questa è questa qua, e viene chiesto: potete chiedere se girò lui la scena del salto con lo skate, fu lui o per Velider? Grazie. Beh, l'abbiamo già risposta, no? Quella di prima, È quella iniziale. Penso di sì. Penso che sia quella. Sì, aveva detto di sì. So che... Allora, io chiedo se volete. Ci viene detto che è stato venduto a 300.000 sterline su Prop Store. Vabbè, è il sito ufficiale delle app. Puoi ripetere su Prop Store. So the hoverboard that was sold, that we were talking about before, was sold for £300,000, so that's pounds sterling, on Prop Store. That's like one of the main auction sites. Mhm. But if I remember correctly, so Alessio is looking for the link now, but if I remember correctly, I think it was one of the foam ones, so the ones that were like used to carry around, right? Right. That would be one that would be thrown in the car, something like that. The difference is, if you look at this photo on this hoverboard, Vedere ancora, Alessio. on the hoverboard, on the bottom of the hoverboard, right here, you see that the plate on the bottom of the hoverboard, right there, where you put your foot. You see so there are wires there. Those are the wires that we flew the board with. Up above where it says hover, there's a black dot in the middle of the board. Yeah. That's actually a screw that my shoe was screwed to that. So that I could manipulate the board while flying. So the hoverboard, it's great that it's all for 300,000 pounds is great. I was just talking to somebody about my hoverboard this morning, and if I would be willing to sell the hoverboard. And I said the only way I would sell the hoverboard would be if there was if it was priced high enough that a large portion of the money that was made from the sale of it would go to Mike's foundation. But it would have to be a decent amount for me to give it up. The hoverboard's pretty special. Sì, dice che allora praticamente ci ha fatto vedere nella foto, si vede intorno al pad dove, insomma, il pad quello verde dove si mette il piede, nell'hoverboard, nella sua foto si vedono tutti i cavi arrotolati, e quelli sono i cavi che usavano per tenerlo sollevato da terra. E poi ci faceva vedere che c'è anche un foro nella parte più alta, sopra alla scritta hoverboard gialla c'è un foro, e dice quello è un foro di una vite che usavano per fissargli la scarpa proprio alla tavola, quindi le Nike Mag che usava gliele avvitavano alla tavola, e così riusciva a manipolare la tavola mentre andava, quindi la muoveva, insomma. E poi ci diceva anche che stava parlando di recente con qualcuno in merito a se venderebbe mai il suo hoverboard o no, e dice l'unica situazione in cui potrebbe pensare di venderlo è se riuscisse a tirare su un ammontare giusto di soldi, per cui una grossa parte del ricavato potrebbe darlo alla fondazione di Michael J. Fox. Però dice sì, questa è l'unica occasione perché l'hoverboard è molto speciale per lui. Ragazzi, siamo un pelino fuori, quindi se vuoi ringraziare un secondo Charlie perché dura un po' più la trasmissione, poi vi invito a fare delle domande a giro, incominciando con la band. Io mi tiro fuori da questo giro. Prego. Anch'io, lascio agli altri. So we're running a bit long, Charlie. So is it fine for you if we keep going for a few extra minutes? Absolutely, no problem. Ok, cool, thank you. Ok, prego, Ben. Ragazzi.
Allora, abbiamo scoperto un sacco di cose, abbiamo saputo un sacco di domande, insomma, se ha mai avuto paura, se Michael J. Fox ha mai avuto paura, qual è stata la scena più pericolosa. Abbiamo scoperto che è una persona sensibilissima, ma noi sappiamo che da casa la gente vuole il sangue, quindi qual è stata la scena più dolorosa, se c'è stata, tra tutte quelle che lui ha mai girato? So the guys in the band are asking, which was the most painful scene that you've ever done, and if you ever got hurt like really bad? In Back to the Future, or just like anytime? No, in generale. Yeah, in general. In general, yeah. I've broken a few bones. I broke my neck. I broke my shoulders 4 times. I've broken my wrist. When Michael finds his father, or sees his father peeping on his mother, his father's up in the tree, and he slips out and he falls down to the road, and there's a car coming, and Michael runs out in the road and pushes him out of the way, and then is hit by the car. Mm-hmm. That scene, I broke my wrist. Oh, wow. When I hit the ground, I broke it. And then we did it one more time with a broken wrist. That was painful. But they didn't know that I had broken my wrist. So wow. At the time, you don't really, and still to this day, if you're hurt, you don't necessarily say anything. Wow. That's Crazy. kind of the way it's been. Ok, dice praticamente ci sono state varie cose, si è rotto il collo, si è rotta la spalla, si è rotto la spalla 4 volte, si è rotto il polso, e ci raccontava in particolare per Ritorno al Futuro la scena in cui c'è George sull'albero e Marty corre davanti alla macchina e viene praticamente messo sotto dalla macchina. Lì si è rotto il polso praticamente quando si becca contro la macchina, no? E soltanto che praticamente l'hanno dovuta rigirare, quindi lui non ha detto niente e ha rifatto la scena ancora col polso rotto, e che è stato molto doloroso. Soddisfa la vostra richiesta, ragazzi, questo? Sì, allora, assolutamente, you are very very tough. Ok. No, thank you. Ben, avete un'altra domanda? Yes. Ok. Ultimissima domanda, che impatto ha avuto l'utilizzo sempre maggiore della computer grafica, se ne ha risentito il settore, diciamo, degli stuntman? Mm-hmm. So the other question is, what do you think was the impact of computer graphic on the stuntman kind of industry? Is there something that you felt, something that changed the way that you work? Yes. CGI, computer generated imagery, is very helpful. In my opinion, from my position, I don't do the stunts any longer. I direct the stunts now. So CGI gives me the ability to enhance whatever it may be, a particular scene, in a way that you couldn't do in the past. Though there are times when doing the stunts for real is far better than the CGI version or a CGI enhancement. So CGI has been helpful, and but isn't always the direction that you should go. It's not something you should always use. You use it to augment something. I don't think you use it to replace something entirely. Ok. Sì, dice che praticamente l'avvento della CGI, Computer Graphic Imagery, praticamente dice che sì, nel suo caso adesso, per quello che fa, che dirige gli stuntman, gli è utile perché lo usa come modo per aumentare, per migliorare certe cose che magari fatte fisicamente non rendono come dovrebbe rendere, e però al tempo stesso dice che ci sono certe situazioni in cui l'uso degli stuntman, o comunque di fare le cose davvero, rende meglio della computer grafica. Comunque sì, abbiamo tutti gli esempi di vari film di oggi, dove si vedono scene varie dove sì, è abbastanza chiaro che è fatto computer, no? E quindi dice sì, per certe cose aiuta, per altre cose devi stare attento quando lo usi e usarla nei momenti giusti, insomma. Perfetto, ragazzi, è tutto. Alzate la mano chi deve fare una domanda, se no si parte a un temibile test. Siamo pronti? Sì. Ok, se puoi annunciare il test saremo cattivissimi. All right, so it's time for the infamous test. So yeah.
nostro ospite è, guardando questa foto, tutto quello che si ricorda e chi erano i partecipanti. Okay, so could you tell us more about this photo? So who are the people that are in photo? What was happening here? So this was a day on, this was, I think, Back to the Future 2. The guy on the left, the far left, is Kevin. Kevin was Mike's photo double. So if Mike was doing something that didn't involve any kind of action, stunts, anything like that, Kevin would be Mike if Mike couldn't do it for some reason, whatever the reason was, whether he wasn't there yet, or it was just such a trivial piece that Mike didn't need to be involved. The next guy was Mike's stand-in. So he would stand in for Mike when they were lining up the cameras and they were lighting the scene. He would go through all of the action, whatever it was that needed to be done aside from stunt stuff. Then when it came to, then that guy to the left of me, I don't know who he is. He just snuck into that picture. He doesn't belong there. And then obviously me as the stunt double. So there are always, on most pictures, you have this many people that are doubling you in some way. Stunts are one of them, photo doubles are another. Then you have the stand-in. Like I'm doing a movie right now where we have an animated crocodile, and there's a dance double, there's a stunt double, there's an acting double, and then there's the guy who's actually playing the part of the crocodile. But it'll all be all CG, but he's giving it it's his personality that's coming out in the crocodile. So this is not unusual I wish we had hung on to the hat and the jacket though. Yeah. Everybody asks me if I kept the hat, which I noticed that you have on. This is a replica, unfortunately, but yeah. Yeah, I should have hung on to one of them. Sì, allora dice, questa foto, allora il ragazzo sulla sinistra è Kevin, che era il photo double di Michael J. Fox, quindi per chi non lo sa spiega che per ogni attore c'erano solitamente 3 praticamente controfigure principali. C'è il photo double, che è quello che serve per ogni scena in cui diciamo magari non si vede la faccia direttamente, ma serve che ci sia qualcun altro che non sia Michael J. Fox, perché magari è un po' pericoloso, c'è qualcosa da fare, ma che non ci sia da fare proprio la scena d'azione. Serve quindi solo che stia lì nella foto, diciamo, e che non si veda la faccia. Ok. Poi c'è quell'altro che c'è dopo, è lo stand-in, che è quello che si usa praticamente quando dovevano magari preparare la scena, quindi preparare l'illuminazione, le camere e queste cose qua. E questo ragazzo stava lì praticamente a farsi illuminare, farsi preparare. E poi dice, quello dopo, scherzando, dice non so chi sia, che è Michael J. Fox. E poi c'è lui che è lo stunt double, quindi lui praticamente fa tutte le scene di azione direttamente. E poi spiega che anche in un film a cui sta lavorando adesso c'è questa figura di questo coccodrillo praticamente animato, e per questo coccodrillo hanno praticamente 4 diverse figure. C'è una controfigura che balla, un'altra controfigura che recita, un'altra controfigura che fa la scena d'azione, e poi c'è anche un uomo che sta dentro a questo coccodrillo, diciamo, finto. Quindi sì, per ogni film ci sono più o meno queste diverse controfigure. Perfetto. Allora, se vogliamo dare un riferimento del nostro amico Charlie, pronuncia il cognome Alan perché ci vuole una scuola vera. So your last name is Croughwell, right? Correct. The way that you pronounce it? Okay. It's Croughwell. Croughwell, ok. Croughwell is pronounced, yeah. Croughwell is better. Ecco qua il suo profilo Instagram, gli potete chiedere l'amicizia, potete fargli delle domande sempre con cortesia e gentilezza, e niente. Per quanto mi riguarda, ma penso a nome di tutti, è stata una puntata, una forse fra le più belle. Ci siamo levati assolutamente ogni forma di dubbio, quindi se vuoi tradurre per il nostro Charlie, siamo stati strafelici di averlo con noi. Davvero. So yeah, we're at the end. Charlie, we just wanted to thank you so much for being here. It's been one of our favorite personal episodes that we've done. You've been great.
and it's been super fun. So yeah, thank a lot on my behalf and on behalf of everyone else here and of the audience, I'm sure as well. Well, thank you for having me. I appreciate it. Cominciamo col nostro giro di saluti. Ringraziamo anzitutto la band, oggi una performance incredibile, secondo me erano dopati. Saluti alla band. Un grandissimo ringraziamento alla padrona di casa, nonché coordinatrice, nonché una che tira fuori tante idee, insomma senza di lei staremmo nella cosiddetta C. Monica, grazie. Grazie a tutti. Un saluto al nostro eterno unico traduttore, poi devo dire che a Londra mi ha trattato come un vero signore, mi ha tradotto metà praticamente del musical perché io non capivo, quindi non ridevo, ero l'unico deficiente che non rideva. Ringraziamo Alan Silvestri. E infine un onore, un piacere, una nostra gratitudine va al nostro Charlie. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Allora, noi ci vediamo nella prossima puntata che sarà fra 2 settimane e grazie a tutti, veramente è stata una puntata educativa. Grazie, saluti. Grazie a Ciao. tutti, ci vediamo alla Ciao a tutti. prossima. Ciao a tutti. Ciao.